una cosa grande si fa vedere, quindi sono velocemente tornato a riva. Ciao a tutti picciotti, io sono Christian e siamo con la family a Jolanger. Gli obiettivi di questa vacanza sono fondamentalmente due. Uno è pescare in apnea e riuscire a catturare almeno un pesce. Due è quello di trovare dei funghi nei boschi. Però c'è una cosa in particolare che voglio menzionare, che non siamo in un posto turistico di pesca. Normalmente la Norvegia è conosciuta per dei mostri sottomarini, si vanno in 2-3 località principali e si vanno a sparare bestioni over 5 kg, 10 kg con una semplicità pazzesca. Ora, noi questo l'avremmo potuto fare, però a me personalmente piace più il senso di ricerca e di difficoltà dietro una cattura. Ecco perché abbiamo preso in maniera random un posto nel centro-sud della Norvegia e abbiamo detto andiamo lì e andiamo a vedere che cosa succede. Questo non sarà soltanto un video di pesca subacquea, condivideremo con voi infatti tutti i costi che abbiamo sostenuto, a partire dal volo, a quanto ci è costata la casa, a quanto costa il latte e il pane qui in Norvegia e quanto abbiamo pagato anche per la nostra macchina e che tipo di macchina abbiamo preso. Ogni giorno visiteremo posti di mare differenti e pezzi di foresta differenti. Per questo non vedo l'ora di portarvi insieme con noi in questa avventura e vedere quello che succede. Partendo dall'inizio ci è costato 600 pound il volo e 190 il parcheggio in aeroporto. Questo è il nostro Yellow Cabin. Per 10 giorni, per un costo di 414 pound, è stata la nostra base con una laundry room super efficiente, un bagno con riscaldamento a terra e ben 2 camere da letto. La spaziosa cucina con la living room è stato il cuore di tutte le nostre avventure. Scopriamo quanto costa qualche bene di prima necessità qui in Norvegia. Allora, Nutella barattolo da 350 grammi sono 45 corone e 90 che corrispondono a 3,93 euro. Non lo so, siamo sulla media. Delle mele Smith al chilo sono parenti di 4 euro. No, arance clementine sono 47,5 qualcosa come 4,50 al chilo. Sto guardando qua, allora sono 57 corone e 33, dovrebbe essere questo pane bianco al chilo, quindi sono cosa come 5-6 euro barra al chilo. Latte intero sono 18,90, quindi 1,60, non male. 1800 corone, parenti di 170 euro per 2 carrellini da bambino di mangiare. E diciamo che siamo andati a risparmio, ecco, non abbiamo preso roba di brand importanti. Madonna, cioè questa è una rotonda? C'è una rotonda dentro la galleria. No, vabbè, ok. Abbiamo fatto benzina, abbiamo speso 449 corone per 20 litri di benzina, cioè significa che la benzina al litro è 2,23 euro. 2,24 euro. Caro. Abbiamo usato Hertz per affittare questa spaziosa Suzuki S-Cross per 266 pound. I seggiolini sono i nostri ed imbarcandoli abbiamo risparmiato ben 150 euro. Alla fine ce l'ho fatta accendere il fuoco con tipo mezz'ora di fono. Ho dovuto prendere dei legnetti più piccoli, però ce l'abbiamo fatta. A questo giro è un giro di monti più che di mari, citando quell'ultimo video che feci in Norvegia l'ultima volta. Speriamo di farlo di mari prima di finire questa vacanza. Allora, esplorare le città in questi paesi così relativamente nuovi secondo me è quasi una perdita di tempo, cioè sì, andare a vedere le case colorate tutte fatte di legno, ok, però non ci sono grandi monumenti da vedere o chissà che attrazioni. L'abbiamo fatto l'ultima volta, però comunque avevamo preso una casa sperduta nella foresta, cosa che abbiamo fatto anche in questo caso, perché credo fermamente che il turismo dei paesi scandinavi sia natura. Oggi a quanto pare Alessia vuole provare a immergersi. Sì. Che sensazioni stai provando in questo momento, visti i video che ti ho fatto vedere? Vediamo, se ho paura esco. E infatti. Se non mi sento bene, non mi sento rilassata esco. Perché parli di paura? Perché l'acqua è molto scura e nera. E quindi? Non lo so, non mi sento rilassata se non vedo il fondo. Giusto. E quindi che cosa possiamo fare affinché questa sensazione sparisca? Niente. Scoprirla, scendere nel buio. Sì, scendere nel buio.
Vediamo. Ma quant'è? Vediamo. Guarda che bello. È enorme. Ho preso questo. Ok. Poi ne ho preso uno più piccolo. Ok. Vediamo. Questo è piccolino. Però. Be careful, mamma. Poi ho preso Le cape sante. Le trovate, brava. Sì. Io non le ho trovate. Allora, com'è questa esperienza norvegese? Bella, io ci voglio tornare. Io mi butterei ora di nuovo. È bello. Però Spettacolare. aspetta, questo fondale è noiosissimo. Sì, allora è qua all'inizio, poi comunque lì iniziano le chiazze di sabbia bianca dove ci sono le capesante. I ricci sono un po' più fuori perché Sì. sono tipo nella paretina Esatto. strapiombo Sì, sì. e sono attaccati tipo nella parete. Sì. Io questi li ho visti perché erano molto in superficie, però non ho fiato, quindi non posso scendere più giù. Mi guardo! Non ci posso credere. No, qua c'è qualcosa, voglia. No, non c'è. Vediamo. Guglielmo, se ti cade il mio telefono in acqua si rompe, mamma. Please, can you come here, please? Non mi. La pasta? Le paure si realizzano, perché se uno ha il pensiero fisso a una cosa, poi accade, così come è accaduto una cosa particolare. E recupero questo granchio che ero indeciso nel prendere perché non avevo il retino. Io ho fatto infatti dopo un nodo nelle gambe per tenerlo sotto, ed era esattamente sul lato di un costone che stava scendendo, che è la continuazione di questo promontorio che abbiamo esattamente qua davanti. Mentre pedalio il pallone, perché decido di fare un tuffo un attimino più fondo, e mentre sto scendendo e sto per arrivare a fondo, guardando chiaramente nel blu, nel verde petrolio, nel nero, una cosa grande si fa vedere ed era una foca importante. Inizialmente pensavo fosse un pesce, poi realizzo che è una foca e niente, picciotti, mi sono spaventato. È una foca, sì, però ero lontano, ho detto cazzo, ma cosa devo fare se questa foca mi aggredisce? Perché nonostante la visibilità fosse ideale là sotto, in super... Bambini? 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 Papà sta provando a fare un video. Potete stare in silenzio un minuto soltanto? No, ok. L'acqua è dolce in superficie, quindi è rarefatta, è verde, e quindi avevo paura che sta cosa spuntasse da un momento all'altro da un qualunque angolo. Quindi sono velocemente tornato a riva. Allora, quello che passa al convento: panna, polpa di granchio, un po' di burro per aggrassare, e prezzemolo disidratato, sale e pepe. Mi piace un sacco. Com'è questa pasta, Gu? Com'è? Is it good? What about you, Guglielmo? Com'è la pasta? Guglielmo, ma tu un minuto fa non hai detto che non ti piaceva questa pasta? Noti, sì, vabbè. Sì. Ogni mattina comincia alla stessa maniera, con questi marmocchi che fanno il delirio e poi con la preparazione del pranzo a sacco, che non ha senso tornare a casa, ok? Bambini, siamo pronti per una nuova avventura? No, ok, va bene, siamo a casa allora. Sono Chantrelle. Dove? Allora, è impressionante come si trovino qui i chantrelle in prossimità delle rocce. Fammene vedere uno. Avvicina. Ferma. Fammi vedere il dentro. Bello. L'hai trovato? Vediamo. Il porcino dobbiamo trovare.
Vieni qua. Wow. Wow. Fammi vedere il sotto. Io ho trovato pure dei winter chanterelle. Papà. Bravo! Papà. Wow. Papà. Piano piano, piano piano. Guarda che c'è qua. Spettacolo. Bimbi, questi qua dobbiamo prendere. No bloody way. Che meraviglia! Sono ad uno stadio perfetto. A net joke. Questo è buono. Vai, 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 vai. Tutto dritto. Let me see. Oh yeah, bravo! Questi sono della famiglia degli chanterelle. Yeah. Ok. Siamo tornati al poligono e ci hanno confermato l'idea che... What? No way. E ci hanno confermato, questo è molto pericoloso, non si tocca. Abbiamo capito che si sparano in maniera seria qua. Quindi quello che faremo adesso è mettere questi in sicurezza, li rimettiamo lì dentro. Questi li lasciamo qua perché si pulisce dopo che si spara. E questi ce li portiamo a casa. Allora, mi domandavo se qui ci fossero pesci. Abbiamo visto saltare due trote enormi, una sul, penso su 3-4 kg, un'altra sul chilo. Sembravano trote di idee, penso. E adesso Alessia ha trovato quello che ci prova, che qua ci vengono a pescare. Ma è possibile pescare con la neve? È possibile pescare d'inverno con una pioggia che debilita anche l'anima? Siamo riusciti a scappare letteralmente da questa tempesta di neve, a tutti gli effetti. Siamo a circa un'ora e mezza da casa e adesso stiamo ritornando perché le condizioni in alta quota sono proibitive per fare qualunque cosa. Allora, pescare sicuramente in Norvegia non è una cosa semplice da un punto di vista soltanto meteorologico, perché chiaramente è freddo, ma anche a livello mentale è particolarmente challenging, cioè è una sfida, perché la colorazione dell'acqua, la tipologia di fondale non è un fondale sereno. Fortunatamente siamo riusciti a trovare nella parte più esterna, nella zona dove siamo, dell'acqua pulita con delle condizioni differenti, ma non sono mancate le pescate nei fiordi più interni, dove l'acqua è più scura e più verde. Chissà se qualcosa si nasconde sotto questo kelp che si appoggia su questo fondale che sembra quasi essersi fermato nel tempo. Qualche riscio sulla sinistra mi distrae da quel che sembra essere una roccia. Invece è una razza chiodata poggiata sulla sabbia. Finalmente, su uno di questi gradoni che sprofondano nel buio, un timido abitante della zona viene a curiosare. Esito nel puntamento a causa delle dimensioni che non riesco a stimare. Il pesce sembra piccolo. Tuttavia, tento il tiro. Un incontro che non dimenticherà facilmente. In me, però, si accende finalmente la speranza di una bella cattura. L'obiettivo, fondamentalmente, come sempre, è soltanto uno, ed è quello di almeno prendere un pesce.
Per chi non lo sapesse, la Shield della Movic Line nasce in Norvegia in tutto principio. Questa versione da 7 vuole aiutarvi ad esplorare il mare d'inverno. Una delle peculiarità di questa muta sono delle fasce ad alta densità di neoprene nelle parti dove normalmente si infiltrerebbe acqua più semplicemente, diciamo nelle mute convenzionali. E queste sono state messe sia qui che qui che qui. Wow! Ma Pesante ne vuoi stasera? ma che ha preso la mamma? Quanti ne ha presi? Ma dove li hai trovati tutti questi ricci? Stanca. Brava! E quanto è pesante! Una decina di capesante, un po' forse di più. Quante capesante, guarda. Brava! Là dove la sabbia si raffina non è difficile trovare queste prelibatezze. Le raccolgo giusto il necessario per un buon antipasto. Raccogliere frutti di mare, così come più semplicemente cercare dei polpi, credo sviluppi le stesse sensazioni di cercare e poi trovare dei funghi. Ecco perché secondo noi di MSA Controcorrente la Norvegia rappresenta la destinazione più bella da visitare per tutti gli appassionati del mondo pesca, caccia e raccolta funghi. Queste foreste di kelpe, apparentemente desolate, prive di vita, possono in realtà sorprenderti sotto una qualunque foglia. Queste zone sono l'habitat ideale per qualunque tipo di specie marina della zona. Tenersi pronti ed immaginare che sotto una qualunque foglia, sotto te stesso o qualche metro più avanti possa esserci un pesce è la strategia secondo me vincente. Mi trovo relativamente lontano da riva e penso che fuori possa trovare qualche cosa, ma qui nemmeno l'ombra di un pesce. Decido di andare a cercare a riva e finalmente, dopo giorni di ricerche, Vaffanculo. Questo pesce lo dedichiamo a Isacco che mi ha consigliato di guardare nel kelp. Lo sapete il gusto ha di vittoria.